Benvenuti amici dell'uncinetto, anche oggi vi mostro una borsa semplice da realizzare ma soprattutto di tendenza. Queste borse piacciono veramente tanto. Io ho impreziosito, vedete, la borsa con dei manici di ecopelle intrecciati ed un fondo 30x10. Potete realizzare questa borsa con qualsiasi fondo. All'interno ho prima realizzato una fodera di feltro che ho rivestito, vedete, con una fodera. Questa fodera di stoffa io l'ho riciclata da una borsa che si era rotta, quindi di conseguenza insomma non l'ho realizzata io, mentre per la fodera di feltro, quella che va a irrigidire la borsa, io vi lascio nel box informazioni ma anche nel primo commento il tutorial. Andiamo adesso a vedere i materiali che ci occorrono. Per questo tutorial vado ad usare il filato Cadley, che è un filato, vedete, pelliccioso di 100 grammi 60 metri con l'aggiunta di un fondo 30x10 color cuoio e dei manici intrecciati sempre color cuoio. Per questi materiali nel box informazioni e anche nel primo commento vi metto il link per andare sul sito della Stafil, dove potete poi trovare ovviamente i fornitori e acquistare direttamente da loro. Iniziamo la lavorazione agganciando al nostro fondo il filato. Io ho, vedete, dei fori che non sono vicinissimi ma neanche troppo distanti. Per iniziare la lavorazione inizio con l'uncinetto 3,5, poi dopo lavoreremo con un uncinetto più grande. Inizio, guardate, prendendo una codina e lavoro una catenella. Adesso entro nel prossimo punto e lavoro una maglia bassa. Entro nel prossimo e lavoro una maglia bassa, nel prossimo e lavoro un'altra maglia bassa, e devo andare a proseguire in questa maniera qui, lavorando una maglia bassa, vedete, in ogni punto. Come potete vedere può sembrare difficile individuare, ma invece basterà, vedete, che voi allarghiate la lavorazione in questa maniera e qui, vedete, vediamo praticamente il filato che va a fare da striscia che aggancia la nostra pelliccia, e quindi noi entreremo in questa maniera dopo, quando avremo completato l'intero fondo. Quindi semplicemente, guardate, entrate in ogni punto maglia bassa, una sola maglia bassa in ogni punto. Ricordate, dopo noi lavoreremo con un uncinetto più grande e quindi la lavorazione andrà ad allargarsi in automatico. Quindi lavorate una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Vedete, a questo punto noi lavoriamo l'ultimo punto che praticamente ci siamo solo agganciate. Vedete, entro con lo stesso uncinetto, lavoro la maglia bassa, poi cambio il mio uncinetto con uncinetto numero 6. A questo punto bisogna fare ovviamente molta attenzione, perché qui praticamente noi abbiamo tanto filato pelliccioso che non ci impedisce magari di vedere il primo punto. Basterà, vedete, questo è il foro dove noi siamo agganciate, guardare dove sta l'altro foro, e con un altro uncinetto, vedete, vi iniziate a fare lo spazio in questa maniera qui ed entrate sulla prima maglia bassa della seconda riga, e qui, vedete, andate a mettere un marcapunti in questa maniera qui, così sapete che così inizia e termina la riga. Adesso per proseguire, in realtà, anche se sembra difficile, non lo è, basterà, vedete, su ogni punto con le dita facciamo in questa maniera qui, e quindi individuiamo, vedete, la maglia bassa. Qui ho lavorato la maglia bassa, con le dita, vedete, faccio così, entro e individuo la prossima. Di nuovo, qui ho lavorato la prima, faccio la stessissima cosa, vedete, con la prossima, e così in ogni maglia. Quindi, nonostante il filato, vedete, sia così voluminoso, quindi pelliccioso, noi riusciamo con le dita ad individuare dove dobbiamo entrare in ogni maglia bassa in questa maniera, vedete. Quindi non è difficile, anche se ovviamente ci vuole pazienza. Questo è un lavoro di pazienza, perché voi dovete farlo lentamente, non potete andare di fretta. Quindi qui ho, vedete, la maglia bassa lavorata con le dita, guardate, entro, e quindi so che qui ho l'altra maglia bassa da lavorare, e adesso qui ho la maglia bassa e qui faccio la stessa cosa, vedete, con le dita
vedo dove devo entrare. Ovviamente faccio attenzione a non entrare nella stessa, potete anche confondervi. Qui ho, vedete, lavorato la maglia, qui ho l'altra, e dobbiamo proseguire in questa maniera qui fino ad arrivare dove abbiamo il marcapunti. Completata la seconda riga, arriviamo ovviamente, vedete, dove abbiamo il marcapunti, lo togliamo, entriamo all'interno della maglia e lavoriamo la maglia bassa, dove andiamo a rimettere di nuovo il marcapunti. Anche qui vedete la lavorazione sarà la stessa, ovviamente da queste righe in poi sarà più semplice, perché vedete la lavorazione è più larga rispetto a quella attaccata al fondo, quindi noi entriamo e lavoriamo, vedete, le maglie basse, aiutandoci sempre, vedete, con le dita, perché è chiaro che è visibilmente più difficile individuare i punti, quindi rischiamo di andare a saltare o ripetere qualche maglia. Quindi io mi aiuto, vedete, con le dita e semplicemente vado a proseguire. Qui ho lavorato, vedete, la maglia, e in questa dopo con le dita mi faccio lo spazio per entrare di nuovo, e così vedete si va avanti praticamente fino a raggiungere quella che sarà poi l'altezza che desideriamo. Quindi qui ho la maglia, entro di nuovo, qui ho la maglia, quindi vedete, guardate, aiutatevi, qui è la maglia precedente, quella che già ho lavorato, entro in quella dopo, qui ho la maglia lavorata, questa è quella dopo, quindi aiutatevi così per capire dove entrare. Questa è quella che ho lavorato, entro in questa dopo e proseguiamo fino al marcapunti. E quindi quando abbiamo completato l'altra riga togliamo sempre il nostro marcapunti, entriamo all'interno, lavoriamo la maglia bassa e rimettiamo il marcapunti e andiamo a proseguire sempre alla stessa maniera. Qui abbiamo la maglia che abbiamo lavorato, entriamo in quella dopo, qui abbiamo lavorato la maglia, qui vedete abbiamo l'altro foro e dobbiamo proseguire sempre alla stessa maniera fino ovviamente ad arrivare all'altezza desiderata. Quindi io adesso vado sempre a proseguire alla stessa maniera. Quando arrivo al marcapunti lavoro la maglia bassa e rimetto il marcapunti e di nuovo un'altra riga. Questo sarà, vedete, la parte del fondo e questo ovviamente sarà all'interno della nostra borsa. Vado a proseguire e poi vi dico quanti centimetri ho realizzato. Allora, io ho proseguito fino ad arrivare ad un totale di 32 centimetri. Adesso guardate, io mi fermo, qui ho lavorato la maglia bassa, qui ho il marcapunti e qui ho un'altra maglia, quindi 1, 2 e 3. Tolgo il marcapunti, tiro il filo in questa maniera qui, io ho già messo il dito, vedete, per non perdere il segno, entro, carico il filo e semplicemente vado a chiudere la lavorazione, vedete, all'interno poi dell'altro punto. Ovviamente essendo pelliccioso diciamo che non si noterà se non riuscite a chiudere in maniera molto precisa, e così abbiamo chiuso. Ovviamente questa cotina ce la tiriamo all'interno del lavoro e poi tagliamo. A questo punto noi dobbiamo andare a posizionare i manici. Per i manici, vedete, io li vado a posizionare all'interno del lavoro. Qui ho il ritaglio, vedete, che mantiene il tessuto di cuoio per poi creare l'anello. Quindi io faccio in questa maniera qui, vedete, all'interno, e mi fermo in modo che fuoriesca solo la parte intrecciata. Vedete, questa parte qui deve andare all'interno e la differenza o la distanza, diciamo, dal laterale è di 14. Una volta vedete che abbiamo preso bene la misura, la distanza, io blocco con delle pinze in questa maniera qui, vedete, l'anello, in modo che poi andrò a cucire. Quindi entra, vedete, in questa maniera e blocchiamo semplicemente in modo da controllare che poi siano precisi sia un lato che l'altro, e facciamo la stessa cosa anche con quest'altro qui. Una volta che abbiamo posizionato, vedete, i manici, dobbiamo semplicemente andare a cucire. Io ho infilato lo stesso filato e vado a cucire.
A questo punto vedete abbiamo terminato la nostra cucitura e di qua vedete basterà fare così e non si noterà assolutamente nulla, visto che abbiamo, vedete, il tessuto pelliccioso in questa maniera. Ovviamente fissiamo questo e andiamo a fissare anche gli altri due da quest'altra parte. Una volta vedete che abbiamo posizionato i manici, questo sarà il risultato. Adesso io vado a preparare una fodera rigida. Per la fodera, guardate, io ho preparato una fodera rigida di feltro, come potete vedere, usando degli scarti che avevo di feltro, perché in genere quando usiamo il feltro rimane sempre un pezzo di un colore, un pezzo dell'altro. Siccome poi, vedete, ho foderato la fodera internamente con del tessuto, questa è una fodera che ho riciclato, quindi non l'ho realizzata io, ma l'ho presa da una borsa che praticamente si era rotta e quindi l'ho riciclata e come potete vedere ho dovuto fare anche delle pieghe perché era un po' più grande. Una volta vedete che ho posizionato bene la fodera all'interno, vado a controllare che i manici combacino, vi raccomando, quindi posizionate la fodera in modo che prima di cucire siate sicuri che insomma combacerà con i manici sia di fronte e che siano della stessa larghezza. Fatto questo, adesso andiamo semplicemente a cucire con ago e filo. Nel mio caso andrò a cucire con del filo di nylon, ovviamente voi potete cucire con qualsiasi filato. Una volta vedete che io ho cucito la mia borsa, questo sarà il risultato. Ovviamente io andrò a mettere anche un bottone magnetico per chiudere la borsa al centro e poi, se vi va, potete anche stringere i lati, vedete, facendo una semplice piega ai lati, mettendo una chiusura che vada all'esterno, vedete, a chiudere su se stessa, quindi un bottone magnetico sia di qua che di qua. Facendo la piega, vedete, andate a stringere e date una linea diversa alla vostra borsa. Io spero come sempre che il tutorial vi sia piaciuto, vi ringrazio e vi saluto rimandandovi ad uno dei miei prossimi tutorial.